Allora Germano, non posso dire che ci rivediamo a distanza di un anno perché ci vediamo Ci vediamo spessissimo, perché solamente, questa certo. qui è la mia palestra. Certo. Però noi un anno fa abbiamo iniziato un qui, discorso vero? sull'Arcangelo, Sì. ti No, ma feci una la cosa domanda. interessante è che quella domanda che mi hai fatto tu è stato il primo filmato che abbiamo messo sul canale. Tra l'altro ti ringrazio perché vedo che qui avete addirittura procurato questo palloncino con buon primo compleanno al canale YouTube Il Vero Mauro Biglino. Primo anniversario mi sembrava giusto, Bellissimo. Bellissimo. omaggiarti una cosa del genere, insomma. Bellissimo. E mi avevi fatto questa domanda su Michele. Certo, mi sa che di qua è partito tutto il resto. Tutto il perché resto, Poi Stai abbiamo, approfondendo proprio in modo sì, abbiamo netto. fatto 3 filmati e Certo. poi vabbè è partito tutto il resto del canale. Tra l'altro, ecco, cioè devo dire che qui è stato veramente il Bereshit come nella Bibbia, no? Cioè in principio. E la cosa funziona proprio perché è proprio un in principio, esattamente come nella Bibbia, che normalmente uno pensa, perché così ci viene raccontato, che sia il principio di tutto, no? Il principio, no. Lì è proprio, Bereshit vuol dire all'inizio della storia che stiamo per raccontarvi. Quindi quel filmatino che abbiamo fatto assieme io e te, che è stato visto già da decine di migliaia di persone, è stato l'inizio di questa storia del canale Il Vero Mauro Biglino. Bellissimo Mi ha questa fatto cosa. piacere aver dato l'input a questa Proprio cosa, dato quindi, l'input, no? perché- Senza volerlo, quindi Esattamente. è un bene. E quindi abbiamo dato l'input qui alla Ostelleria del Pellegrino, che la sacra è qui a 400 metri sopra di noi. È una giornata stupenda, quindi direi magari poi ci spostiamo anche un Certo, attimo fuori lì sul abbiamo vostro una- terrazzo perché c'è un sole caldissimo Una panoramica e eccezionale. si sta bene. fuori. E quindi qui sempre insomma la tappa obbligata quando tutte le volte che vengo su alla sacra, cioè tantissime, come sai bene, Quasi tutti i giorni. con i vostri panini o mangiare, bere un bel bicchiere di Barbera. Però è bellissimo questo posto qui, si sta veramente bene, proprio tutto l'ambiente. Allora, visto la domanda fatta di un anno fa, adesso vorrei sapere se sei riuscito a capire qualcosa di più intimo a riguardo di quest'arcangelo. Sì, guarda, allora abbiamo fatto 3 filmati qui alla Sacra di San Michele, no? E poi andando a cercare sui testi apocrifi vengono effettivamente fuori un sacco di notizie che confermano proprio che l'interesse che c'è, che io personalmente ho per questa figura, è un interesse assolutamente motivato, tant'è che qui siamo appunto alla Sacra e nei 7 punti della linea la Sacra ne ha 3 che vanno verso nord-ovest e gli altri 3 che vanno verso sud-est, quindi da Skellig Michaels in Irlanda fino poi in Palestina. E quindi chissà, magari non è detto che si riescano a fare voi tutti avendo la Sacra un po' come epicentro, no? Per il momento approfondiamo questa che Per il ci momento appartiene. approfondiamo vero? questa che ci appartiene, certamente. Poi poco per volta, indubbiamente Sì, questa linea è particolare. No, poi io sono particolarmente legato, difatti non mi annoio mai di venire su e poi la tappa obbligata qui con, insomma, come ho detto prima. Poi siccome però è un compleanno, dopo magari festeggiamo Per forza, mi con un sembra po' di quei giusto. prodotti tipici Mi sembra più che giusto. locali che tra Bisogna l'altro, nutrire anche lo stomaco. ma lo assolutamente, che tra l'altro sono poi anche quelli che negli ultimi anni, insomma da quando ho avuto la serie di problemi, sono quelli che mi hanno fatto uscire dai problemi. E quindi quei bei formaggi stagionati, insomma anche quelle cose che preparate qui Grazie. voi e vabbè poi le vediamo. Ok. Allora facciamo un salto Certo, fuori? con piacere, certo. Ok, così almeno Molto stiamo un po' al volentieri. sole. Senti, intanto facciamo una cosa, visto che hai tenuto a battesimo il canale, è stata Da madrina. da madrina, Ok. esattamente. Allora ti chiedo di fare da madrina Sì. anche a questo libro. Certo. Che però, voglio essere onesto, non te lo posso ancora lasciare, poi Peccato. come sai te lo regalerò come ho già fatto con altri. Grazie. Non te lo posso ancora lasciare perché questo è un prototipo fatto Ok. a mano e quindi sarà disponibile Scritto sangue, soltanto. logicamente. Esattamente, Ok. difatti vedi qui. Sì, beh, certo. E sarà disponibile nelle prossime settimane, quindi appena c'è ovviamente te ne porto uno Con molto piacere. e quindi poi proseguiamo con il nostro cammino qui con la Alle nostre Sacra che spalle. è dietro le nostre spalle, che è meta costante, insomma,
perché io più lavoro con i libri, con le traduzioni, con lo studio, più ho bisogno di venire a camminare qui sotto, a fare questi 500 metri di dislivello che sono veramente una palestra stupenda. Certo che voi avete una grande fortuna, quella di stare qui. Sì, poi è un posto dove proprio l'energia non manca. Sì, E quindi penso che anche per te sia un Sì, toccasana. sì, per me è una ricarica, Sì, ma ovviamente. parecchi Poi lo senti pensano. adesso proprio si sente che sta iniziando la primavera, un posto veramente ricco di fauna questo qui, perché salendo un sacco di volte anche con la neve, sia con la neve che senza, ho incontrato i camosci, no? Perché Sì. c'è una famiglia stanziale Sì, qui, sì, no? sì, sì, sono parecchi anche. Sono Spesso e parecchi. sovente li vediamo sulle balze, non hanno paura della gente No, perché infatti sono abituati a sono molto vedere. confidenti, si Sì, lasciano, diciamo se uno cammina tranquillamente 7-8 metri si lasciano anche è avvicinare. vero. Poi vabbè non parliamo dei cinghiali, quelli proprio non si spostano neanche a Non hanno paura, cannonate. non temono. Esattamente. E poi la cosa bella anche è la fauna dei volatili, perché qui ci Ci sono ci sono falchetti, i ci vari, sono, a certo. parte che adesso già sentiamo che stanno annunciando la primavera Un po' in anticipo, e un po' però. in anticipo, sì, oggi poi fa molto Sì. caldo. E sto pensando, per esempio, qui ci sono appunto la poiana, l'astore, il falco pellegrino. Ed è bello perché loro usano, è bello vedere quando fanno i veleggiatori, no? Che quindi si fanno trasportare qui dalle correnti ascensionali e poi le varie tecniche di caccia, no? Perché la poiana cerca dei posatoi perché mangia poi i Certo. roditori a terra e quindi cerca dei posatoi da dove si vede insomma i vari animaletti che si muovono. L'astore è famoso perché invece sa volare in mezzo agli alberi, infatti ha una struttura alare che è diversa rispetto agli altri, è agilissimo, che vola velocemente anche in mezzo agli alberi. Tra l'altro, l'astore, il nome deriva da Astor, che è provenzale, che deriva dal latino acceptor, che vuol dire indicava persona rapace. Ma pensa. No, la cosa bella del provenzale è questa, no? Che tu sai che qui in alto, dove la valle si divide, diciamo da Susa in su, a sinistra sono tutte parlate provenzali Sì. e a destra sono parlate savoiarde, quindi qui dietro c'è il delfinato che tra l'altro Anche occitano, o sbaglio? occitano, sì Vero? sì esattamente, e tra l'altro il delfinato arrivava a un certo punto della storia proprio qui in Valle di Susa e il delfinato era il territorio che era appannaggio del delfino di Francia, no? Per questo si chiamava delfino perché l'erede al trono di Francia aveva come appannaggio appunto tutto questo territorio che è proprio qui dietro le nostre spalle. Ah no, e poi dicevo dei rapaci, c'è anche il falco pellegrino, che è tra l'altro è stato calcolato l'animale più veloce al mondo, vero? supera i 300 km all'ora quando è impicchiata. Pensa. Cioè la cosa bella è che allora, mentre l'astore e la poiana diciamo cacciano soprattutto a terra, lui caccia in volo. Però se fa il volo orizzontale non è velocissimo, cioè in volo orizzontale 100-110 km orari, quindi molte delle sue prede gli sfuggono Certo. perché non riesce a inseguirle. È più veloce Allora in lui discesa. cosa fa? Usa queste correnti termiche che salgono qui lungo le pareti del Monte Pirchiriano, si fa portare in alto, poi vede le prede sotto, si butta in picchiate lì, supera i 300 km all'ora, colpisce la preda, una volta che l'ha colpita poi se la cattura. Hai capito? Tra l'altro quando vedo i veleggiatori che si fanno portare in alto qui dalle correnti termiche, non posso fare a meno di pensare perché il collegamento è diretto a uno dei primissimi versetti della Bibbia dove si dice che il Ruach degli Elohim, che viene tradotto come spirito di Dio ma è tutt'altra cosa, e dice la Bibbia Merachefet, che è un participio che indica proprio il librarsi ed è un verbo che la Bibbia usa proprio per indicare il volo dei rapaci che si fanno portare dall'aria senza muovere le ali, no? Quindi questi veleggiatori qui mi ricordano questo versetto biblico, insomma la cosa è abbastanza curiosa. Sì, ecco. veramente. E quindi veramente siamo in un ambiente stupendo, poi lassù ci sono i menhir celtici, Sì. è un posto bello, un po' magico da andare a vedere, quindi anche questo collegamento tra la storia molto più antica, quindi un sito
che è abitato da millenni, e quindi devo dire che Michael sapeva veramente scegliersi è vero. le D'altra parte sue... la storia è che volessero costruire da un'altra parte, invece gli angeli di notte portavano il tutto su sì, questo tra l'altro monte, no? in volo, Per in cui volo. in volo. Sì, in volo, quindi costruivano di là, dall'altra parte Certo, della sì, valle, sul cioè Caprasio costruivano. volevano costruire sul Caprasio, invece poi hanno Esattamente, detto no, è qua, esattamente, sul Pirchiriano. esattamente. E proprio tra l'altro la sacra è costruita attorno alla Certo, cima del certo, monte, no? avvolge il monte. Avvolge il Nel monte. privato ti rendi proprio conto che c'è questa roccia che sporge ovunque ed è fantastico, è veramente bello. Bellissimo, bellissimo. Ti rendi proprio Si conto sta- di come possano aver si sta costruito. veramente bene, tant'è che guarda, stavo pensando che io adesso è un periodo che non faccio più conferenze, e siccome un po' il rapporto umano è bello, no? Che ho sempre avuto con le persone, il canale ovviamente, insomma il canale è unilaterale, no? Nel senso che so che di là ci sono decine di migliaia di persone che lo guardano, anche perché in un anno questo canale che tu hai tenuto a battesimo ha già superato i 75.000 iscritti, Caspita. che per essere un canale che parla di Bibbia, sai, Certo. non di musica o cose del genere, è un risultato veramente al di là di ogni previsione. Però il contatto umano è molto bello, per cui non è escluso che prima o poi magari a gruppi non organizzi delle camminate qui alla Sacra di San Michele, gruppi ovviamente piccolini, consentiti dalla situazione, però venire su a gruppi e vivere un po' assieme questo ambiente, secondo me è una cosa molto bella, perché quando si viene qui si sta veramente, almeno io sto veramente bene, Te come tanti altri indubbiamente, ma il fatto che se sei tu ad organizzarlo avrai problemi a smaltire la cosa, perché avrai talmente tanta gente che vorrebbe partecipare. Vedremo. Comunque diciamo che è una delle cose possibili. Una bella cosa. Va bene, senti Germana, visto Dimmi. che stiamo festeggiando sto compleanno, c'è qualcosetta da mangiare? Ma io direi che Tu dici, diresti? ma sì. E allora Torno a dai, ripetere, bisogna nutrire il corpo. E allora oltre nutriamo anche il tutto corpo. il resto, Ok? vero? Va Ok, bene. con piacere. Finalmente arriviamo al pezzo forte dei festeggiamenti. Vedi che abbiamo già trovato Del compleanno. compagnia. Esattamente, dai Cristian, metti tu il vino, no? Si trova sempre gente che ti dà una mano. Festeggiamo questo primo anniversario, tra l'altro con dunque il bleu, le acciughe al verde, il vitello tonnato, che rappresentano proprio quei cibi con i quali io mi sto nutrendo da almeno 2 anni, e proprio per affrontare insomma tutta una serie di problemi che avevo, che adesso non ci sono più, perché per esempio proprio le acciughe al verde col burro sono quelle che hanno sostituito il cortisone. Sì, infatti. Quando io facevo le conferenze col collare imbottito di cortisone, la dottoressa Elisabetta, che è qui con noi, mi ha detto: senti, ma quando ti viene voglia di prendere il cortisone, butta il cortisone e mangia le acciughe al verde col burro. E qui tra l'altro appunto Qui ci abbiamo aggiunto il verde per stare nella natura. Esatto, il verde fatto anche dalla nonna, certo, no? Esatto. ovviamente. Direi che è il miglior modo per festeggiare il compleanno del canale. Ok, Io allora direi di iniziare a questo iniziamo. punto. Facciamo il brindisi Allora per il facciamo un compleanno. brindisi al primo anno, Certo. e speriamo di trovarci qui un sacco di volte negli anni prossimi, sempre per rifesteggiare qui con Cristian e Germana. Ciao a tutti! Ciao, ciao! E quindi un saluto mio personale a tutti gli amici e le amiche del canale qui dalla Ostelleria del Pellegrino della Sacra di San Michele. Ciao, ci vediamo presto!